onore di una delle più importanti paste come primo piatto nazionale, ossia i bucatini alla matriciana, quest'oggi farò gli spaghetti unto e cacio, che non sarebbero altro che la madre dei nostri famosissimi bucatini alla matriciana, sempre proveniente da Amatrice. Ricordiamocelo che la scoperta dell'America c'è stata solo nel 1492 da parte di Cristoforo Colombo. Ora mi vorrei far dire che sono bravo in storia, ma sono bravo per davvero. Non c'era il pomodoro e prima c'erano quelli di Amatrice, prima che la scoperta dell'America, e la mangiavano uguale, la mangiavano bianca. Questa pasta qui a Roma si chiama anche gricia. Io la chiamo, mi piace più unto e cacio e la chiamo così. Questa ricetta è molto simile agli spaghetti cacio e pepe, però l'ingrediente fondamentale, che sarebbe il guanciale, non c'è nel cacio e pepe. È proprio una ricetta che vi farò vedere poi in un futuro, quando avrò voglia di fare cacio e pepe, va bene? E userò anche degli spaghetti alla chitarra, mi sa, quella volta lì, che mi intrigano molto. Allora, guardiamo subito gli ingredienti per fare questi spaghetti unto e cacio alta categoria. Semplici, facili e genuini. Allora, gli ingredienti per 4 persone sono facilissimi. Ci vuole un po' di guanciale di livello buono, un po' di pecorino romano. Questi due ingredienti, per essere la vera unta e cacio, dovrebbero essere da Amatrice, ma siccome io non è che tutti i giorni sono Amatrice, anche abbastanza un po' lontanino da me, ho usato roba buona, perché questo è il guanciale del Minorcino e questo è il pecorino del mio formaggio di fiducia. Se poi vi garba voi andate a giro e andate verso Amatrice e prendete un bel pezzo di guanciale da Amatrice, un bel pezzo di pecorino da Amatrice, che è un po' meno salato, dice, un po' più dolciastro, proverete, e se volete portarlo anche a me io ne sarò più che felice, proverete la vera pasta unta e cacio. Poi ci vorrà 400 grammi di spaghetti, un po' di pepe, anzi di molto pepe, e un filino di sale, perché già il nostro pecorino sarà un po' salatino. A questo punto c'è solo da preparare il tutto. Prendete il vostro guanciale, lo scattivite della cotenna, dovete lasciare il grasso. Il vero guanciale è quando troverete proprio il grasso tutto d'intorno e la striscia, un pochino di striscia di carne qui nel mezzo, vedete? Questo è il vero guanciale. Avete levato la cotenna, se vedete che c'è un po' di grasso in più ce lo levate, come questo qui, perché servirà per il nostro sughettino. L'unto glielo darà questa robina qui, vedete? Questo qui, il grasso, ve lo mettete da parte se ne vedete che c'è un po' di pasta, se no si fa proprio. Levate anche un pochino di questa qui, vedete questo qui che è un po' più durino, non troppo, ecco fatto. Dove c'è un po' più giallo andremo a scattivire e poi ci faremo delle strisce. Con questo vi è meglio, sa. 1, 2, 3, ecco fatto. Ci fate delle listarelle di queste dimensioni qui. Abbiamo tagliato il nostro guanciale, lo andremo a mettere dentro una padella antiaderente, mi raccomando, bella calda. Fate scaldare a modino la vostra padella. Ci andiamo a mettere, sentite già soffrigge, è importante questo. Dovremo far sciogliere tutto il nostro grassettino, mi raccomando, ora abbassiamo leggermente perché tanto ha già fatto la sua dose di calore che servirà a sciogliere il nostro grasso del guanciale per formare quella cremina importante, perché se no non viene un bello spaghetto unto. Vedete, già fuori esce tutto il grasso, vedete, ha già cambiato quasi tutto aspetto. Cercate di non farlo bruciare troppo da un lato solo, perché se no vi verrà troppo croccante, secondo me perde un pochino, dovrà essere un po' più morbido il nostro guanciale, non proprio bruciacchiato. Io andrei anche a spengere perché questo ha già agguantato tanto calore e basta poco, perché se no mi si brucia tutto il nostro guanciale si brucia. Allora dovremo girare più velocemente possibile per non far carbonizzare, perché non è buona, deve essere sciolto il nostro grasso, non deve essere bruciato. Ci vado anche ad aggiungere un pochino d'acqua di bollitura, proprio un pochino, lo vado a tappare immediatamente per non fare casino.
Ecco fatto, così lo lasciamo così finché non si ferma un attimino tutto questo casino di volume. La nostra guanciale è pronto per buttare gli spaghetti, che ora farò. L'acqua bolle e allora noi andiamo a buttarla. Ci si vede quando gli spaghetti saranno pronti per essere scolati. Il nostro spaghetto sta per essere scolato perché è pronto. Prima però andrò a accendere il nostro guanciale e ci andrò ad aggiungere un paio di ramaioli di cottura della pasta. La andrò un attimo a tappare, faccio prendere bene il bollore a tutto e vado a scolare la mia pasta. Vado a rovesciarci la pasta dentro questa cremina che si è formata e vado a finire la cottura. Nel mentre fate questo giro di parole ci andate a rovesciare tutto questo ben di Dio e lo andate a amalgamare, perché dovrà proprio il pecorino amalgamarsi a tutta questa robettina qua, una bella spolverata, pochino d'acqua avanzata, e a questo punto ci sarà solo da aspettare che il formaggio faccia il suo lavoro e mantechi questa bellissima pasta asciutta. Eccola pronta, guardate che cremosità. E ecco pronta la nostra super pasta. La vado a impiattare un attimino. Eccoci qua. Guardate che cremosità. Vado a impiattare così un po' per lungo. Ora va di moda. Io non è che sia per le mode, l'avrei messo anche in una scodella, avrebbe fatta la su figuri. Ci si va a mettere un po' di guanciale e per finire una bella altra spolverata di pepe a farsi venire bruciaulo. E anche questa pasta unto e cacio deve essere una bontà che ora me la andrò a sgrofognare con questo piattino di antiche tradizioni di Amatrice, paese vicino a Rieti. Vi mando un bacione a tutti quanti, spero che vi sia piaciuto, iscrivetevi, non fate sapipare per vi pare a voi, io faccio quello che mi pare, infatti me la vado a mangiare. Ciao, grazie e arrivederci, un bacione a tutti quanti.